Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare la borsa pasticcino con chiusura clic clac. Tutti i materiali che io vi mostro li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete una vasta gamma di prodotti per poter realizzare non solo borse ma tantissime altre cose. Troverete il link in descrizione per poter eventualmente comprare il kit così composto o eventualmente, se non vi piace questa colorazione, potete anche cambiarla. Quindi a questo punto ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Come vi avevo già accennato all'inizio, tutti i materiali che vi mostro adesso in video li troverete sul sito di Tutti a Mano Luisa. Allora, iniziamo con una base, è una base rettangolare che misura 20 x 8 e sul sito li troverete, oltre questo color beige, li troverete di tutti i colori che vi potranno servire, quindi c'è una vasta gamma di scelta, ovviamente molto grande. Oltre questa misura, sul sito trovate quelle più grandi, più piccole, tonde, ovali, veramente c'è di tutto. Oltre questa, noi andremo a utilizzare come cordino il cordino Tai color panna. Io ho scelto questo appunto come abbinamento alla base. Si presentano rocche da 500 grammi e anche di questo sul sito ne troverete moltissimi colori, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Al solito, come quantitativo finale, lo dirò alla fine, circa 300 grammi, però sarò più precisa una volta che avremo completato il tutorial. Questo cordino va lavorato col 3 o col 3,5, io scelgo di lavorarlo col 3, ma voi poi ovviamente al solito dovete adattare la vostra mano al cordino e quindi di conseguenza l'uncinetto. Abbiamo poi questa clic clac con manico in bambù, vedete? Quindi è veramente molto carina, che darà appunto la particolarità alla nostra borsa pasticcino. E abbino sempre in bronzo una tracolla da 1 metro che è già dotata di moschettoni, quindi facilmente poi agganciabile alla nostra clic clac. Anche di questi, quindi sia della tracolla che della clic clac, sempre sul sito di Tutti a Mano Luisa troverete un'ampia scelta, perché magari la volete realizzare in modo diverso o quant'altro, quindi date un'occhiata perché troverete una grande vastità di prodotti per realizzare le nostre borse. Quindi ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Iniziamo dalla base, quindi iniziamo a contornare tutto il perimetro. Allora, essendo una borsa pasticcino, dobbiamo creare tanti punti all'inizio per poi dare questa forma bombata. Quindi io inizio dal lato corto, quindi inizio col cappiettino e inizio realizzando in ogni foro che si presenterà 3 punti bassi, quindi 3 punti bassi in ogni foro ci darà appunto quell'ampiezza tale da poi creare le pieghe appunto classiche della borsa pasticcino. Quindi noi facciamo in questa maniera, nel frattempo lavoriamo pure la codina così lo andiamo a fissare per bene. Quindi ogni foro 3 punti bassi, questo è il terzo, ad eccezione degli angoli che adesso vi mostro cosa dobbiamo fare. Quindi anche in questo ne facciamo 3 e adesso nell'angolo facciamo 2 punti bassi, una catenella e 2 punti bassi nello stesso foro. Quindi in tutti gli angoli, nei 4 angoli, dovremmo fare questo. Quindi 1, 2 e adesso, fatti i 2 punti bassi, catenella e facciamo gli altri 2. Ed ecco l'angolo. Proseguiamo, quindi in tutti gli altri fori ne andiamo a realizzare, come vi avevo detto prima, 3 punti alti, scusate, 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3.
Questo lavoro lo dobbiamo andare a fare quindi per tutti questi fori, l'angolo, 2 punti bassi, catenelle e punti bassi, e proseguite di conseguenza. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo finito di contornare tutto il nostro perimetro. Arrivati qui quindi all'ultimo punto, chiudiamo a punto bassissimo ed il primo giro è completato, vedete? Adesso facciamo un giro di punto basso in costa, quindi iniziamo con una catenella e come al solito, anziché prendere le 2 asoline, vedete, andiamo a prendere quella esterna, quindi giro di punto basso in costa. Non facciamo più aumenti perché una volta che abbiamo creato quindi molti punti all'inizio, dobbiamo semplicemente eseguire dei punti bassi e basta. Quindi punto basso in costa su tutti i punti disponibili e ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo giro. Arrivati alla fine del primo giro, quindi in costa del punto basso, normalmente dovremmo chiudere il giro con un punto bassissimo. In questo caso invece per tutta la lavorazione del corpo borsa lavoreremo a spirale e anziché fare il punto basso andremo a lavorare mezzi punti alti in costa. Quindi prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, quindi sempre a suola esterna, mi raccomando, sempre in costa per tutta la lavorazione, prendiamo il filo, estraiamo e prendiamo il filo e queste 3 asole che ci ritroviamo sull'uncinetto le chiudiamo tutte insieme. Quindi prendiamo il filo, entriamo, estraiamo, riprendiamo il filo e queste 3 maglie si chiudono tutte in una volta, mentre nel punto alto normale sappiamo che abbiamo un doppio passaggio. Quindi prendiamo il filo, entriamo, estraiamo e chiudiamo tutto. Lo facciamo ancora una volta, entriamo, estraiamo, 3 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo. Questa lavorazione la facciamo proseguire fino ad arrivare a 25 cm di altezza e ci rivediamo per vedere come proseguire. Arrivati a circa 23 cm, io cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà, mi sono cercata il centro di tutti e 2 i lati e ho staccato 10 maglie qua e 10 maglie qua, anche perché adesso queste saranno delle diminuzioni e vi faccio vedere come, che creeranno non solo quella particolarità della borsa pasticcino, ma noi dobbiamo andare anche a ritrovare, vedete che è molto più larga, con queste diminuzioni che andremo a fare ritroveremo appunto l'ampiezza che ci consentirà poi di cucire la click clack. Quindi senza chiudere sempre i giri e continuando a lavorare a mezzo punto alto in costa, noi cosa facciamo? Vedete qui c'è il segnale, nel punto prima prendiamo, andiamo in quello immediatamente dopo e continuiamo a fare il nostro mezzo punto alto e chiudiamo tutto. Continuiamo in quello successivo, sempre a mezzo punto alto, e adesso vi faccio vedere. Abbiamo creato quindi questa prima diminuzione, poi nel secondo giro vi farò vedere come chiudere questa apertura. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, quindi continuiamo con mezzi punti alti e rifacciamo la stessa cosa da questa parte. Ci rivediamo a questo punto così ve lo faccio rivedere. Siamo arrivati pure da questa parte, vi mostro nuovamente come creare la diminuzione per la borsa pasticcino, quindi prendiamo, entriamo in questo, in quello successivo al marcapunti ed eseguiamo sempre un mezzo punto alto in costa e proseguiamo nello stesso modo. Ed ecco qua. Come vedete l'apertura si è ristretta, quindi più o meno ci siamo, poi man mano che facciamo gli ultimi 2 giri prenderà la sua forma.
Ora vi lascio proseguire, ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come chiudere questa apertura ed eseguire il penultimo giro. Adesso vi mostro come chiudere questa apertura qui. Io già qui l'ho realizzato, adesso vi mostro nel dettaglio appunto come chiuderlo. Io cosa faccio? Appoggio questa parte qui, quindi sempre lavorando con lo stesso punto, io vado a cercarmi, e in questo caso prendo entrambe le asoline, vedete che qua ci sono i punti, e noi sempre eseguendo mezzi punti alti andiamo a chiudere questo spazio. Quindi prendo il filo sempre dalla parte esterna in costa, io mi vado a cercare qui i punti, vedete, e mi aggancio. Vado avanti, sempre in costa e qui invece prendendo entrambe le asole, ed eseguo il mio mezzo punto alto. Ancora avanti, quindi finché ci sono dei punti, ne posso realizzare ancora due, vedete? Quindi vado qui, mi inserisco, scusate, ecco fatto, e facciamo l'ultimo punto. Ed ecco qua. Poi, una volta che qui vedete è completamente chiuso, continuiamo ad eseguire i mezzi punti alti. Ed ecco che ho realizzato appunto le chiusure interne. Ed ecco come si presenterà il nostro, diciamo, la parte interna dove abbiamo creato la particolarità appunto della pasticcino. Adesso noi eseguiamo un altro giro, sempre in costa, lo chiudiamo e vi faccio vedere come alloggiare la clic clac e la cucitura. Ed ecco qua, io ho già alloggiato la clic clac, adesso vi mostro nel dettaglio come cucirla. Ovviamente nell'alloggiarla ho preso il centro, quindi ho preso il centro da questa parte per poterla appunto mettere in modo corretto. Adesso vi mostro nel dettaglio, anche se è un passaggio che vi ho già fatto vedere, ma è sempre bene rinfrescare la memoria. Allora, io come vedete ho sistemato per bene, quindi vedete che qui ci sono le asole esterne, noi dobbiamo agganciarle e poi farle uscire dal foro quando aggancio col filo, e vi faccio vedere. Io intanto mi aggancio, quindi nel primo punto, e mi cerco il foro di uscita e vado nel secondo foro. Vediamo se così riesco a inquadrarvelo bene. Quindi vado nel secondo foro, sbuco, cerco di agganciarmi qui, con le mani sistemo e cerco di farla inserire all'interno e proseguo sempre prendendo le asole esterne. Controlliamo. Io cosa vado? Rivado nello stesso foro, vedete qui, e proseguo tiro per bene, mi aggancio nel foro successivo, sbuco e tiro. Vi faccio vedere ancora qualche passaggio, quindi io rientro, scusate ma con tutti questi gancetti dobbiamo stare attenti a non incastrarci, quindi io prendo,
cerco di sbucare da questa parte, ecco fatto, ed esco, quindi vado nel foro successivo ed esco da questa parte, quindi un lavoro molto molto semplice. Quindi vedete, io lavoro tutti, perché così, anziché lasciare degli spazi, perché c'è anche chi ho visto in giro sul web che lascia degli spazi, per quanto mi riguarda io lo preferisco quindi fare in questa maniera, perché mi darà più solidità nel momento in cui utilizziamo le borse, si eviterà che si possa insomma scucire. Quindi facciamo ancora un altro punto. Io, vedete, faccio questo lavoro, entro nel foro successivo e sbuco fuori. Quindi vedete, questa, diciamo che quest'asola deve quasi entrare all'interno, quindi noi poi man mano tiriamo per bene e ci assicuriamo che tutto vada nel verso giusto. Quindi ci rivediamo a borsa completata, quindi quando abbiamo effettuato la cucitura su tutto il perimetro della nostra borsa. Ed eccola completa, quindi cucitura ultimata. Ho inserito la tracolla qui con i moschettoni, quindi è facilmente anche staccabile in base a quello che ne volete fare, se volete portarla a tracolla o meno. Il quantitativo che ho utilizzato è di 350 grammi, quindi acquistando una rocca da 500 potete anche crearla più alta, più larga, vi basterà, o addirittura per realizzarne due. Vi ricordo di dare un'occhiata al sito di Tutti a Mano Luisa, perché troverete tutto quello che ci servirà e non solo per realizzare le borse. Del cordino tie trovate tantissime tonalità e troverete il link in descrizione per acquistare direttamente il materiale che vi occorrerà per fare quindi la borsa pasticcino. Se ci sono dei passaggi che non vi sono chiari, scrivetemi, condividete con le vostre amiche, ovviamente iscrivetevi sul mio canale se vi fa piacere e ci vediamo alla mia prossima creazione.